Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. In questo video vi voglio dare qualche consiglio su come completare le campagne UX o esperienziali correttamente. Come sempre, mettiamoci prima di tutto nei panni di un potenziale cliente di Unguess per capire come completare una campagna esperienziale al meglio. Questa è una tecnica che vi ho già un pochino spiegato in questo video qua, che vi consiglierei di andare a rivedere se non sapete di cosa sto parlando o se non sapete cosa sia Unguess. In generale, una campagna esperienziale è richiesta da un sito o da un'applicazione quando vuole ottenere dei feedback sull'esperienza che l'utente ha quando naviga su detto sito o detta applicazione. Ovviamente ogni campagna esperienziale può essere diversa dalla precedente, sia per quanto riguarda le modalità, ma alla fine vi verrà sempre richiesto di dare un feedback. In quanto tale è importante sapere che non c'è una risposta giusta o sbagliata alle opinioni che vengono date, perché sono opinioni per l'appunto, quindi sono le vostre opinioni che interessano al cliente, ed è quindi chiaro che è altrettanto valido avere un'opinione positiva, negativa o neutra. Inoltre, per alcune campagne esperienziali a volte è importante per il cliente che sia la vostra prima volta che eseguite quell'azione, in modo da avere un'opinione registrata magari in tempo reale assolutamente genuina. È per questo che insistiamo molto sul fatto che, tra virgolette, è sempre buona la prima con le campagne esperienziali. Oppure che la prima è qualcosa magari di disordinato, oppure fate fatica, sicuramente fornirà la vostra opinione o comunque farà vedere al cliente come vi interfacciate col suo prodotto. Ora, tutto ciò non significa che non ci siano delle regole che possono velocizzare i processi di una campagna esperienziale e che possono essere buone per esempio aiutare il lavoro dei driver leader e che quindi creino un set di good practices, se vogliamo in inglese. Per esempio, prima di tutto, fondamentale assolutamente al 100% leggere bene il manuale di test e soprattutto unirsi alla chat su Telegram del gruppo della campagna di test. Tendenzialmente queste chat forniscono informazioni molto importanti, ma soprattutto per le campagne esperienziali lo possono essere. Un'altra cosa molto importante è partecipare con il device con il quale si è stati selezionati, o se non ne si è più in possesso oppure si è rotto o qualsiasi altro inconveniente, contattare il driver leader per capire cosa fare. Questo perché chiaramente il cliente, se vi richiede di accedere alla loro applicazione con un iPhone piuttosto che con un dispositivo Android, avrà un aspetto grafico molto diverso e comunque sicuramente anche i vostri commenti sull'aspetto grafico possono risultare importanti. Un'altra cosa molto importante è che bisogna caricare eventuali video negli allegati in formato MP4. Questa è una cosa di cui parlavamo già in questo video qua sugli strumenti utili, e qui mi ricollego già a un punto successivo, ovvero il fatto che il limite di caricamento su Triber per quanto riguarda gli allegati è di 2 GB. In una campagna esperienziale particolarmente complicata potrebbe essere che vi escano dei video addirittura superiori a 2 GB. Ecco, in quel caso la cosa migliore da fare è andare a utilizzare tool come Handbrake che vanno a comprimere il file riducendone la dimensione senza andare a intaccare troppo la qualità. Anche di questo parlavo in quel video che vi ho già menzionato. Un altro consiglio importante che mi sento di darvi per velocizzare anche il lavoro del TL è quello di a inizio video dire il proprio driver ID, marca e modello del vostro smartphone o del dispositivo che state utilizzando per la campagna e il vostro use case che state seguendo in quel momento. Quindi per esempio i2240, Apple iPhone X, use case 1. Una modalità simile è anche richiesta per il caricamento sempre dell'allegato negli use cases, ovvero quando andate a caricare il video dovrete andare a rinominarlo prima con il vostro driver ID, marca e modello del vostro dispositivo e lo use case. Un altro trucco molto comodo che a volte mi ha salvato veramente la vita è quello di, prima di iniziare a registrare gli use case, fare un video di prova. A volte è addirittura richiesto nelle campagne stesse, ma fare un video di prova vi può salvare perché vi permette subito di rendervi conto se il vostro audio si sente o se c'è qualche problema che dovete mettere a posto. Questo è specialmente fondamentale in quelle campagne dove vi viene richiesta la vostra prima impressione, perché se fate la vostra prima impressione senza registrare l'audio, chiaramente perde tantissimo, se non quasi tutto il suo valore. Infine, un'altra cosa di cui secondo me bisogna fare attenzione è che il video si carichi correttamente. Proprio perché appunto i file nelle campagne esperienziali possono avere grandi dimensioni, è molto importante che controlliate che su Triber il caricamento si completi e si completi correttamente, o altrimenti chiaramente dovrete ricaricarlo quando il TL vi ricontatterà a fine campagna non vedendo il vostro video. Per lo stesso motivo qua aggiungo un consiglio bonus mio, ovvero quello di tenersi i file. Tenere magari i file delle vostre registrazioni fino a quando la campagna non è stata chiusa e non vi è arrivata l'email di valutazione della campagna, per esempio, può risultare molto comodo nel caso in cui ci sia qualche problema e dobbiate mandare il file al TL, per esempio su Telegram, perché, che ne so, sulla piattaforma non si è caricato correttamente, oppure dobbiate ricaricarlo o qualsiasi altra cosa. Ora, c'è un modo in cui possiate esercitare tutto questo?
In realtà sì, il modo più semplice e più veloce è di fare dei video di prova. Ve ne ho già parlato prima, ma visto che tutti questi consigli sono di fatto consigli tecnici, fare un video di prova prima della campagna esperienziale, quindi prima dello svolgimento effettivo degli use cases, può essere una buona cosa. Quindi semplicemente mettersi lì, far partire una registrazione schermo del proprio dispositivo a casissimo, ricordarsi di dire tester ID, marca, modello e numero dello use case, potete dire use case di prova, eseguire qualche azione stupida sulla home page, chiudere la registrazione, poi andare a vedere se nella registrazione c'è l'audio, a quel punto passarsela su Handbrake in maniera tale che anche l'estensione diventi MP4 e la dimensione venga ridotta. Mentre siete su Handbrake, tra l'altro, potete anche andare a rinominare il file nella maniera corretta e poi cliccare via per comprimerlo. Una volta compresso, provare a caricarlo nelle use case di prova se c'è. Questo vi permetterà praticamente di avere sotto controllo tutti gli aspetti tecnici, in maniera tale che poi possiate semplicemente partire a fare la cosa più semplice di tutte, ovvero dare la vostra opinione. Dico più semplice perché di fatti lì si tratta davvero di mettersi davanti al proprio telefono e parlare come se si stesse parlando a un proprio amico, in super tranquillità, dicendo quello che si pensa ad alta voce o comunque facendo le azioni richieste dalla campagna. Chiaramente in questo video stiamo parlando per lo più di una campagna esperienziale, magari con un thinking aloud, dove si va appunto a parlare mentre si fanno delle azioni, ma potrebbero in realtà esserci, che ne so, dei sondaggi dopo che completate delle azioni, per esempio dei Jotform. Ora ragazzi, io credo di aver detto tutti gli aspetti tecnici in maniera più completa possibile. Se avete qualsiasi domanda lasciatemela nei commenti. Vedrete che è tutto molto più facile di quello che sembra. Questo video è andato molto nel dettaglio, ma una volta che sia fatto magari 1 o 2 volte o addirittura semplicemente facendo il video di prova, poi tutti gli altri eventuali video richiesti vengono facilmente. Direi che per questo video ci possiamo fermare e ci vediamo al prossimo video sul canale di Triber.